Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di allenamento di braccia. Io sono Marco Sarcone, sono un atleta professionista di bodybuilding e oggi siamo qui alla MaxiFit a Rho. Credo che sia una delle palestre più belle di Milano e zone limitrofe, perciò oggi c'è tanto da divertirsi. Cominciamo ad andare a riscaldarci. Allora, solitamente ragazzi io mi riscaldo con un 3 serie da 15-20 ripetizioni. Uso dei movimenti semplici, perciò un curl in piedi con dei manubri, e uso un peso basso in modo tale da portare il sangue nel muscolo e abituare ovviamente il muscolo ai movimenti che poi dopo andremo a caricare il peso. Ragazzi, il riscaldamento è una delle parti fondamentali per evitare infortuni, strappi e quant'altro. Il muscolo si deve preparare agli sforzi che poi andremo a fare durante l'effettivo workout, cioè mi raccomando sempre e comunque un ottimo riscaldamento, ok? Come vedete ragazzi, ogni volta che vado su tengo in isometria per almeno 1 o 2 secondi in modo tale da stimolare il muscolo ancora di più, e quando torno giù do massimo stretch sul bicipite contraendo il tricipite. In questo modo avrete un lavoro più effettivo durante l'esecuzione del carico manubri. Effettivamente già questo è un pre-affaticamento, che non è chissà cosa, ma già il muscolo lo sento molto pieno, con già un pump abbastanza effettivo. Le serie di riscaldamento variano tra il recupero tra un minuto e 1 minuto e 20, qualcosa di veloce da dove portare il sangue già dentro il muscolo che dopo andremo a spingere per forza. Bene, 3 serie andate, facciamo altre 2 serie di un esercizio differente in modo tale da dare un input al muscolo diverso, e poi cominciamo il workout effettivo per i bicipiti, che comprenderà 3 esercizi, non più di 3, 4 serie ciascuno, quindi 12 serie in totale per i bicipiti e poi per i tricipiti, e dopo piano piano vi spiego il tutto. Ora ci trasferiamo qui ai cavi bassi, corde, quindi facciamo un hammer con corde ai cavi bassi. Anche qui altro stimolo, altro movimento, qui andremo a prendere un po' di più la parte del bicipite esterno e del brachio radiale. Ottimo ovviamente per dare molto più volume al braccio, quindi tutta la parte esterna dà ampiezza al braccio, quindi fa risultare molto più grosso. Anche qui 2 serie da 15, sempre con movimento controllato, un peso ovviamente medio-basso, non dobbiamo esagerare, però dobbiamo sentire ovviamente il muscolo lavorare per bene. Una cosa che molti sbagliano di questo esercizio è quello di ondulare in questo modo. Ora, ovviamente la mia
massa muscolare non mi permette di avere completamente le braccia attaccate ai fianchi, perché ho il dorsale che spinge e quant'altro, quindi molti me l'hanno anche detto: ma tu non tieni le braccia attaccate ai fianchi? Ovvio, ho una muscolatura che mi impedisce di fare determinate cose, perciò mi devo adeguare, ma più teniamo le braccia attaccate ai fianchi, meno onduliamo e ovviamente meno interviene il deltoide frontale, cosa che non deve intervenire in questo esercizio, altrimenti si trasformano in alzate frontali. Questo è uno dei miei esercizi preferiti in assoluto per le braccia. Ho un feeling assoluto bellissimo con questo esercizio, credo che sia uno anche dei più effettivi in preparazione gara. Lo ho sempre, c'è sempre nella mia scheda di allenamento e devo dire che ha portato i suoi grandi effetti a lungo andare. Perciò ve lo consiglio di integrarlo nella vostra scheda di allenamento quando farete bicipiti e tricipiti o qualsiasi cosa altra voglia. Idratazione, aspetto fondamentale ovviamente per un atleta in qualsiasi sport. Durante il mio intra-workout uso Energan, che sono ciclodestrine contenenti anche degli aminoacidi essenziali, e Hydra Elite sono dei sali minerali che mi aiutano a reintegrare durante l'allenamento ovviamente quello che vado a sudare. Una coppia vincente, io lo uso sempre, perciò ve li consiglio, sono veramente il top di gamma. La sicurezza prima di tutto. Prepariamo a un set abbastanza pesante, 4 serie da 10 di curl con bilanciere dritto. Ora, purtroppo molte persone hanno dolori ai polsi quando eseguono il curl col bilanciere dritto, perché ovviamente non è un movimento naturale per il polso rimane sempre in tensione, quindi ci sono molte persone che hanno dolori ai polsi. Quindi vi consiglio, se avete male ai polsi, di usare la barra EZ, ok? Che è molto più comoda e ha una posizione un po' più naturale del polso, in modo tale che quando andate a tenere in tensione non vi faccia male, perché ovviamente il bilanciere dritto avrete una posizione un po' più rigida per il polso. Molte persone ne soffrono, perciò meglio sempre avvisare. Cominciamo. 4 serie da 10, 1 minuto e 30 barra 2 di recupero, in modo tale da recuperare in toto e spingere sempre al massimo in ogni serie. La mia filosofia di allenamento è questa: sempre allo sfinimento, basta, non c'è scusa. Serie abbastanza pesante, ma questo è un esercizio vecchia scuola, il migliore, e non si può cambiare. Se volete veramente dare un volume ai vostri bicipiti, questo è un esercizio multiarticolare completo ed è il migliore, per forza di cose. Una cosa, ragazzi, come vedete io la presa non è molto larga, ok? È una presa abbastanza
neutra, non sto né troppo stretto e né troppo largo. Mi piace sentire proprio il muscolo bene lavorare. Se sto troppo largo vado a lasciare energia da altre parti, perciò non sento bene il muscolo lavorare. Questo è anche una questione di leve e quant'altro, perciò questa è una cosa mia ovviamente soggettiva, ma andare troppo ad ampliare la presa ovviamente non è mai un bene. Ci siamo. Metto il cronometro e vi spiego una cosa. Quando vedete che io faccio dei movimenti un po' più sgarrati, ok? Quindi i cosiddetti cheat reps, non è perché mi diverto a farlo o quant'altro, è che in modo tale che questo è un esercizio per volumizzare, un esercizio pesante, perciò sto andando a cercare l'ipertrofia pura, non è un esercizio di completo isolamento. Proprio per questo, e quando vedo che mi mancano ancora 2 ripetizioni e sono abbastanza morto, cerco di aiutarmi un po' di più, in modo tale che invece di fermarmi a 8 arrivo a 10 e porto in completo sfinimento il muscolo, ok? Ovviamente c'è da dire che la tecnica del cheat reps va saputa usare, va saputa fare e bisogna comunque stare attenti, perché comunque ci si può infortunare e ci si può fare male. Perciò mi raccomando, state attenti. Extra stimolo finale di picco, come avete visto, tanto perché io mi diverto a farmi del male, ma se si vuole crescere questo è quello che bisogna fare, portare il corpo in continuo limite, è una continua sfida contro se stessi. Il vero bodybuilding è questo, non esistono scuse, non esiste una ripetizione in meno per me, esiste sempre una ripetizione in più con un peso maggiore della settimana precedente. Solo così si ottengono continui miglioramenti. Perseveranza, dedizione, sacrificio e impegno al 110% nell'allenamento. L'allenamento è la parte, io la reputo la più fondamentale. La dieta è ovviamente un aspetto strafondamentale, ma se non si spinge bene nell'allenamento, determinati comparti, determinate fibre muscolari, quando si sale su un palco non verranno mai fuori. Bisogna spingere, spingere, spingere. Secondo esercizio, bicep curl. Questo è un esercizio di isolamento e adoro questo esercizio
proprio le braccia e i bicipiti mi vanno in pump estremo. E qua faremo sempre 4 serie, un 6 più 6 più 6, quindi un drop set, andremo a cercare massima intensità, 6 più 6 più 6, perché voglio partire con un peso molto alto, quindi un peso pesante che mi permetta di fare 6 ripetizioni. Devo arrivare già alla sesta molto sfinito, dopodiché nessun recupero, si abbassa il peso di 10-20 kg, insomma quello che mi permette di fare altre 6 ripetizioni, dopodiché si abbassa nuovamente il peso, altre 6 ripetizioni, 1 minuto e 30, 2 di recupero e si riparte con le serie rimanenti. Questo è un esercizio di isolamento, ripeto, quindi qua possiamo permetterci anche di tenere un po' di più in isometria. Ovviamente il movimento deve essere controllato e lavoriamo anche sull'allungamento, quindi durante le esecuzioni potrete vedere me che tengo un po' di più, poi allungo. Questo è tanto a sentimento, io ormai conosco bene il mio corpo, conosco come reagisce a determinate metodiche di allenamento e perciò cerco di mischiare un pochettino il tutto perché mi diverto e mi piace. Quale teniamo un po' in isometria. Bella tosta. Questa è una delle macchine più belle che io abbia mai usato, una sensazione davvero incredibile. Come avete visto nell'ultima 2 ripetizioni ho tenuto un po' di più in su e sono andato proprio in contrazione di picco per dare quell'ultima sfibrata in più al muscolo e ucciderlo completamente. Ora la testa è solo su un obiettivo. L'anno prossimo avrò il mio primo debutto da professionista. Ora io e il mio coach, che è Roberto, altro atleta di Yamamoto Nutrition, ovviamente anche lui è atleta professionista. Stiamo decidendo bene le date delle gare e ci sarà il mio primo debutto ovviamente da professionista. Quello che pensiamo di fare ovviamente è di debuttare nella categoria 2-1-2, che è quella che più mi rappresenta ovviamente in termini proprio di statura, quindi di altezza, che di peso. In questa off season siamo arrivati a toccare i 98 kg, adesso siamo in una fase un attimo di relax, quindi mi aggiro intorno ai 93-94 kg, cosa buona e giusta ovviamente, e quindi che Dio la mandi buona. L'obiettivo adesso è quello di lavorare sodo e puntare al massimo.
Ciò che tendenzialmente cerco di fare è quello di usare gli stessi carichi in ogni serie, in modo tale da avere sempre l'intensità maggiore che io possa raggiungere nel mio allenamento. Non cerco mai di abbassare il peso anche di 5 kg e quant'altro, cerco sempre di tenere i pesi fissi. Ovviamente più tonnellaggio complessivo usi durante l'allenamento, più ovviamente il muscolo cresce. Ragazzi, poi mi viene in mente adesso, scrivete nei commenti se volete vedere altri miei video e quali gruppi muscolari vorreste vedere che alleno. Ovviamente un allenamento da pro, quindi quali esercizi posso fare in determinati gruppi muscolari e quant'altro. È sempre bello avere un feedback da parte del pubblico e sapere se il video piace, se siete interessati ad altro, e possiamo fare tutto. Sono morto. Terzo ultimo esercizio per i bicipiti. Questa volta andiamo a lavorare la parte esterna, andiamo a dare un bel volume. Userò questa presa, la presa AV, che solitamente si usa per i tricipiti, e siccome l'ho vista usare da molti americani anche per fare le braccia, ovviamente loro hanno una presa un pelino più stretta, la sto usando da un paio di settimane e devo dire che mi trovo molto bene. È, diciamo, un'alternativa alle corde ai cavi bassi per fare l'hammer, e mi trovo molto bene. Ovviamente il movimento è più serrato perché non c'è la corda che ci permette di dare un'extra rotazione del polso, però mi trovo molto bene. Faremo 4 serie da 8 più 8, quindi un altro drop set, però questa volta andremo a ricercare 8 ripetizioni al posto di 6. E si parte.
come avete visto quando vado a scendere, ok, la parte fondamentale è quella di allungare bene il tricipite, quindi voi dovete dare una contrazione al bicipite, al tricipite, sentirete molto di più lavorare la parte in allungamento del bicipite e del brachio radiale. Quando andiamo a contrarre, stessa identica cosa, teniamo 1-2 secondi in isometria, sempre. Sentirete ovviamente la parte brachio radiale esplodere tantissimo. Nei miei allenamenti è sempre presente questa tecnica di isometria durante le esecuzioni. Mi piace proprio sentire il muscolo come se fosse una spugna che si stringe e si apre, si stringe e si apre. Ovviamente con connessione mente-muscolo questo avviene ancora meglio. Quindi se riuscite ad avere un buon feeling col muscolo e a sentirlo bene lavorare, avrete ovviamente un lavoro migliore sul muscolo che state andando a lavorare, anche perché coinvolgerete molto meno muscoli secondari, che è un bene per ottenere più volume, per ottenere un miglioramento nel gruppo muscolare che andiamo a lavorare. Ultima serie finita. Ora passiamo ai tricipiti, ovviamente 3 esercizi, 4 serie per ciascun esercizio, quindi sempre totale complessivo 12 serie. Useremo ovviamente comunque le stesse metodiche e ripetizioni degli esercizi per i bicipiti. Quindi adesso partiamo con un esercizio fondamentale che è, diciamo, una specie di rappresentazione della presa stretta al multipower. Adesso vi faccio vedere la macchina. Eccoci qua. Allora, questa è una macchina per i tricipiti che è, diciamo, quasi uguale alle dip, alle parallele, o possiamo anche dire quasi uguale alla panca presa stretta. E adoro iniziare con questa tipologia di esercizio perché è un esercizio completo per il tricipite, quindi comprende tutti i 3 capi del tricipite. Come lo sappiamo, il tricipite è compreso da 3 capi: capo lungo, mediale e laterale, quindi questo li comprende tutti e 3. È un esercizio di spinta, perciò qui posso permettermi di spingere tanto peso, tanto peso. E in più, per chi ha anche problemi ai gomiti, quindi dolore ai gomiti, ha dei fastidi e quant'altro, compreso io, molte volte ho dei fastidi, quindi uso fasce anche per spinte e quant'altro, questo
mi aiuta nell'esecuzione a non sentire dolore ai tricipiti. Ovviamente ragazzi, per chi ha dei problemi ai gomiti e quant'altro, prima salvaguardare e poi dopo fare. Parto con una serie di riscaldamento in modo tale da riscaldare bene i tricipiti e non rischiare infortuni, che altrimenti ci facciamo male. Quello che mi piace fare mentre mi riscaldo è quello di tenere contratto 1-2 secondi, sentire bene il tricipite che si strizza. Un'altra cosa molto bella di questa macchina è che mi permette di spingere con questa parte della mano e quindi riesco a isolare molto meglio il tricipite. Infatti, se vedete bene, è una presa piatta, simula molto bene il movimento delle dita alle parallele. Ovviamente cerchiamo di isolare al massimo i tricipiti e di non coinvolgere troppo, perché non possiamo non coinvolgere il pettorale, però cerchiamo di non coinvolgerlo troppo. Siamo pronti per un bel heavy set. 125 kg, 4 serie da 10. Quello che mi piace di questa macchina in particolare è l'inclinazione del sellino. Il sellino è leggermente inclinato in avanti, in modo tale da portarci in quella che noi facciamo l'inclinazione nelle dita alle parallele, così da isolare meglio i tricipiti. E ovviamente il range di movimento è più ampio, ok? Perché al posto di stare così dritto, il movimento è un po' accorciato, vedete che non è il top. Portando in avanti il busto riusciamo ad allungare molto di più il tricipite, di conseguenza abbiamo un movimento ottimo in ambo le parti, allungamento e contrazione. Un altro aspetto fondamentale, non da trascurare, è il fattore esplosività. Come nella panca stretta, come nelle dita alle parallele, anche su questa macchina noi possiamo lavorare di forza esplosiva. Cioè, quando andiamo a scendere possiamo dare un colpo secco, in modo tale da andare ad allenare la forza esplosiva, soprattutto anche quando usiamo dei carichi abbastanza pesanti. Ulteriore stimolo che andiamo a dare al muscolo.
Secondo esercizio, push down con la corda ai cavi alti, esercizio tipico che sappiamo tutti, ma è l'effettivo, effettivo. Anche qui 4 serie da 6 più 6 più 6, un drop set. Cominceremo ovviamente con un peso alto per poi diminuire, Unica raccomandazione che faccio a me stesso, ma faccio anche a voi, è quella di non ondulare. Quindi ogni volta che salite ricordatevi, per l'amor di Dio, di non portare i gomiti in avanti, e quando scendete di non fare lo sciatore, perché molti amano sciare in palestra. Ovviamente, a parte gli scherzi, ragazzi, l'esecuzione è fondamentale negli esercizi, in qualsiasi esercizio, altrimenti non si cresce, altrimenti non si progredisce, e ovviamente anche il peso non progredisce. Vi fate male e poi dopo buttate via tempo, perché ovviamente non vi state allenando bene. Perciò è una raccomandazione che vi faccio col cuore. Contrazione anche qui di 1-2 secondi. Gomiti stretti, stiamo quasi paralleli al cavo, non troppo indietro, non troppo attaccati, il giusto. Stanno completamente esplodendo. C'è anche da dire che non ho un giorno dedicato solo alle braccia normalmente, ma in questo periodo mi sto un po' divertendo, sto un po' testando delle tecniche e quant'altro, sono un po' più free. Per ora non sono in preparazione gara, che ho un protocollo fisso da seguire, perciò sto allenando braccia 1 o 2 volte a settimana. Non è assolutamente uno dei miei punti carenti, anzi semmai è uno dei miei punti di forza, perciò mi sto dilettando un po' in palestra con determinati esercizi, determinate metodiche, mi diverto un po'. Secondo esercizio terminato, ora andiamo direttamente a vedere l'ultimo esercizio, e anche quello sarà bello tosto. Andiamo assieme. Ci siamo, ragazzi. Terzo ed ultimo esercizio, 4 serie 8+8, cavo singolo alto, presa inversa push down. Questo è il movimento. Partiamo sempre dal braccio al gomito attaccato al busto. Se avete un appoggio vi appoggiate in avanti, altrimenti state in questa posizione, fermi, gambe leggermente flesse,
si va a spingere verso il basso. Solitamente dicono che questo esercizio va ad allenare di più la parte del tricipite mediale, ma in realtà coinvolge tutti e tre i capi, perciò è un ottimo esercizio sempre per volumizzare il muscolo. Bella contrazione, e se volete una contrazione extra, quando siete in questa posizione portate leggermente indietro il braccio, sentirete proprio il tricipite stringersi ancora di più. Quindi da questo movimento scendo, contraggo, se volete un'extra contrazione, bam, tiro indietro. Splendido. Abbasso leggermente il peso, vado di altri 8. Nel frattempo che questo riposa, ovviamente andiamo con l'altro braccio, rimettiamo il peso iniziale, 8 più 8. Il tricipite lavora e anche bene. Di nuovo si abbassa il peso, 8 ripetizioni. Particolarità: nessun recupero tra un braccio e l'altro, perché nel mentre che noi stiamo facendo le ripetizioni col destro, il sinistro riposa e così viceversa. Quindi nessun recupero, è tutta una serie unica. Questo, ragazzi, vi ho fatto vedere solo 2 serie fatte con questa metodica, e ovviamente le serie totali sono 4. Questo è un esercizio completo, utilissimo come finisher, anche perché andate completamente ad isolare i tricipiti, e anche per chi ha dei fastidi al gomito è ottimo, perché sicuramente andrete meno a caricare sul gomito, ok? Quindi ve lo consiglio tantissimo. Ragazzi, l'allenamento di braccia è terminato, spero che il video vi sia piaciuto. Se è così, lasciate un like, commentate ed iscrivetevi al canale. Ovviamente ringrazio l'azienda Yamamoto Nutrition per il supporto e per avermi ospitato nel loro canale. Ringrazio anche MaxiFit per la sua grandissima ospitalità, una palestra ovviamente bellissima. Ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Grazie a tutti.